Benvenuti nel nuovo podcast L'arte di brillare senza paura. Oggi sono qui con la mia amica Laura Monza per parlare di uno stato d'animo che riguarda moltissime persone e anche noi stesse. Oggi parleremo dell'ansia. Ma prima di cominciare, per chi non mi conosce, di nuovo su questo canale, io mi presento. Sono Barbara Sala, imprenditrice da sempre, vengo dal mondo del commercio. Nel 2014 mi sono trasferita a Tenerife, alle Isole Canarie, con la mia famiglia, dove mi occupo di immobiliare e di gestione di patrimoni immobiliari. Dal 2023 sono anche Gold Advisor per un'azienda svizzera che aiuta persone e famiglie ed imprese a trasformare euro di carta e criptomonete in oro fisico svizzero in lingotti con custodia sicura e garantita nel Cavò di Lugano in Svizzera. E in particolare rappresento due brand, uno per il mercato italiano che si chiama Elior ed il secondo per il mercato internazionale che si chiama Excellior. Ma arrivati a questo punto vi presento Laura Monza. Laura Monza è una mentore, è una spiritual and life coach, è un'esperta di psicologia applicata e di ipnosi del benessere. Ma Laura è anche autrice di alcuni libri che adesso vi presenterà. Intanto benvenuti a tutti, grazie Barbara per avermi ospitata in questo Grazie a te. spazio che dà l'opportunità alle persone di entrare in contatto con temi che, come hai detto prima, riguardano un po' tutti noi. Io mi occupo di relazione d'aiuto e di crescita personale, quindi in sostanza accompagno le persone in percorsi di autoconsapevolezza, quindi percorsi attraverso i quali io riaccompagno le persone a se stesse, alla propria parte più autentica. Come hai citato poco fa, sono anche una scrittrice, ho scritto libri sempre legati alla crescita personale per poter arrivare a più persone. Perché un giorno mi sono svegliata con questa sensazione di frustrazione nel non poter arrivare a tutti. E questa frustrazione, che come l'ansia è un'energia, mi ha poi portato a capire che avevo bisogno di scrivere. La scrittura è un'arte che io ho cominciato ad esplorare sin da piccola e poi mi ha appassionato talmente tanto che mi ha permesso di produrre per l'appunto questi viaggi, io li chiamo così, mi piace definirli tali perché sono realmente dei percorsi di lettura nei quali il lettore si immerge e trova spunti di riflessione. Visto che ne stiamo parlando, faccio vedere il primo dei miei libri, che è Storia di una viaggiatrice che divenne guida, proprio per rimarcare questa importanza del viaggio, e io l'ho definito anche la Lonely Planet dell'anima. Quindi questa guida che permette alle persone di attraversare diverse tappe dell'esistenza, soffermarsi in ognuna di queste tappe e arricchirsi di ciò di cui ha bisogno. Questa guida è stata tradotta poi anche in spagnolo e di recente è uscita anche la versione in inglese. Questo perché, sempre perché voglio arrivare, desidero che i miei messaggi arrivino a più persone possibili. E subito dopo Storia di una viaggiatrice che divenne guida, ho scritto Diario di bordo per naviganti in cerca di rotta. Perché ho scritto questo libro? Perché mi sono resa conto, nel seguire tante persone che si affidano a me, che spesso ci manca la bussola. Infatti tante volte
durante i miei percorsi di crescita personale, una delle affermazioni più frequenti è mi sento scombussolata. Mi sento scombussolato. Se ci pensiamo bene, questa parola proprio ci richiama al concetto del senza bussola. E a questo punto possiamo cominciare a entrare nel tema dell'ansia. Mm? Certo, e infatti la prima domanda che io volevo porti è, Laura, che cos'è l'ansia? Ecco, l'ansia è intanto uno stato interno di confusione, di agitazione che implica anche un aspetto fisico, perché c'è anche sudorazione, battito cardiaco accelerato, muscoli rigidi, quindi abbiamo sia un aspetto emotivo che un aspetto fisico, che ci porta a sua volta, a una sensazione proprio di scombussolamento, cioè ci sentiamo disorientati quando siamo in ansia. Quindi potremmo associare l'ansia anche a una nebbia. Avete presente quando siamo per strada? Sarà capitato anche a te, Barbara, no? Di guidare e a un certo Sì, punto di trovare un banco di nebbia e cominciare a rallentare per cercare di, di- di orientarti al meglio in un tratto di strada dove non vedi nulla. Quindi cercare di evitare, tra l'altro, l'incidente. sì, soprattutto in strade che non conosci, no? Che quello è Esatto, e purtroppo. questa situazione generale provoca per l'appunto l'ansia. Dove sono? Dove vado? Mm. Cosa faccio? Io utilizzo molto le metafore e gli esempi perché sono un messaggio potente per l'inconscio e risvegliano o per meglio dire, portano a coscienza proprio dei concetti che altrimenti rimarrebbero un po' così come dire, negli abissi, nel sottofondo e a loro volta generano ulteriore ansia. Quindi capire che l'ansia è proprio questo è già un piccolo passo per sentirsi un po' meglio, no? Per riuscire a inquadrare e a individuare il problema. Sì. Però mi piacerebbe anche sottolineare questo oggi dell'ansia, cioè prenderla da un punto di vista un po' diverso. Quest'ansia che sembrerebbe essere un problema, qualcosa che ci blocca, qualcosa che non ci permette di capire dove siamo, dove stiamo andando e che cosa fare, in realtà è un'energia. È vero. È un'energia molto utile, come Mm. anche la frustrazione di cui vi ho parlato in precedenza, che è stata quell'energia che poi mi ha permesso di scrivere i miei libri e di pubblicarli e di divulgarli. Quindi quest'oggi io veramente vorrei arrivare a chi ci sta ascoltando dando questo significato a questa emozione che si chiama ansia, che chiamiamo ansia. Il significato differente è di un'energia. Stiamo parlando quindi non più di un problema, ma di qualcosa che ci può aiutare a comprendere meglio noi stessi. Molto bella questa visione che tu hai, che è comunque assolutamente, mi ritrovo molto in questo, perché effettivamente quando hai questo stress, questo stato di incomodità, diciamo, è un momento, magari lo ricordi in maniera un po' negativa perché dici, caspita, mi è capitato questo, l'altro, però è quel click, è quello stato d'animo che ti permette poi di prendere la decisione successiva, quindi non solo di decidere, ma di passare all'azione. E questo effettivamente è bello capire come ci hanno sempre insegnato, come alcuni stati d'animo, appunto come l'ansia, come la paura, come ne potremmo citare tantissimi, siano negativi, gli stati d'animo meno, ma alla fine sono stati d'animo che se noi sappiamo cogliere il giusto significato
e sappiamo cogliere il messaggio che questo stato ci sta inviando, lo sappiamo capire, quindi non continuando a lamentarci, io sono un tipo ansioso, per esempio, no? C'è tanta gente che continua a dire io sono ansiosa, sono così come mia madre, come mio padre. Ecco, se noi cancelliamo un po' tutte queste costruzioni, alla fine scopriamo che quella è linfa vitale, cioè senza quella noi come possiamo evolvere? Esatto, linfa vitale e come possiamo evolvere. Hai toccato due punti importantissimi che mi permettono di evidenziare come le emozioni di cui tutti facciamo esperienza nascono con una natura evoluzionistica, cioè le emozioni arrivano per permetterci di evolvere. L'ansia, la paura, la tristezza, la gioia, queste ultime sono definite le emozioni primarie dell'essere umano, sono servite all'essere umano per evolvere, perché se non ci fosse stata la paura, a tenere l'uomo lontano, tenersi lontano da quelli che potevano essere i pericoli nella foresta, lui sarebbe stato divorato da queste belve feroci e invece la paura gli ha permesso proteggersi, di proteggersi e di evolvere come specie. Chiaro che ai nostri giorni, insomma, nei tempi moderni che ci riguardano, la paura molto spesso è portata al di là di quello che è un aspetto evoluzionistico e quindi diventa quell'emozione, come anche l'ansia, che permane dentro di noi per un tempo che va oltre quello che è la sua funzione evoluzionistica. È lì che si crea il problema. Perché in realtà tutte quelle emozioni che noi tendiamo a definire negative, che ci creano disagio e che ci disturbano, hanno una funzione propria positiva che ci viene in aiuto per comprendere qualcosa di noi stessi e per capire meglio, per aggiustare, diciamo, la rotta del nostro percorso di vita. È quando noi non riconosciamo questa valenza e continuiamo a mantenere questi stati d'animo dentro di noi nel tempo senza farci le giuste domande che allora diventano un problema. Mm. Esatto, e quindi è proprio come vedere, come interpretare e diciamo smontare tutto ciò a cui siamo stati abituati, perché sin da bambini, no, questa cosa ce l'hanno sempre fatta pesare. Io penso alla paura, no? Ad esempio, le prime volte che andavamo al mare, mettere i piedi nell'acqua o le prime volte che abbiamo messo gli sci. Sai, c'è il bambino che si lancia e va bene, e c'è quello che ha bisogno di un po' più di tempo, però quando tu incontri poi da parte a te persone, che può essere in questo caso un genitore, un insegnante, che ti motivano, che quindi ti dicono guarda che anch'io sono passato da lì la prima volta che ho tentato di tuffarmi in mare piuttosto che di andare a sciare, eccetera. Quando tu trovi questo tipo di guide, diciamo, di maestri, allora lì vedi il bambino che si apre e che automaticamente toglie assolutamente la paura dell'acqua, insomma, la vede come esperienza e quindi poi si diverte anche. Ma molto spesso assistiamo soprattutto nell'infanzia, appunto, io ricordo quando ero bambina, tutti abbiamo avuto una classe dei compagni, quindi abbiamo vissuto un po' tutte queste cose, no? E effettivamente in questo momento se ci sono delle persone, dei bambini che sono un po' più diciamo reticenti al fatto di dire mi lancio anche semplicemente in palestra, mi ricordo saltando la cavallina, no? Che si chiama, ti lo Sì. ricordi? Lì, cioè, lì dipende veramente moltissimo dall'ambiente dove tu sei cresciuto e quindi ritorniamo un po' al discorso che abbiamo fatto l'altra volta nel podcast, ambiente demotivante o ambiente potenziante perché questa è proprio la differenza, no? Sì, assolutamente. Qui poi intervengono anche i neuroni specchio,
Quindi è da confermare il fatto che se io dall'altra parte ho una persona che è ansiosa, e questa persona è un caregiver, per esempio, quindi una madre, un padre o una persona con la quale noi passiamo molto tempo della nostra giornata, della nostra vita, a quel punto potrebbe essere che impariamo a diventare ansiosi. Esatto. E quindi è fondamentale in questo momento per me, per noi, trasmettere anche questo a chi ci sta ascoltando, che permanere in un ambiente ansioso può portare le persone che vivono questo ambiente a interiorizzare questo stato. Questo mi permette anche di dare un'altra specifica dell'ansia. Ci sono tre tipi d'ansia. C'è un'ansia di tratto, un'ansia di stato e un'ansia generalizzata. Che cos'è l'ansia di tratto? È quello stato interno di agitazione, di confusione, che è fa un po' parte della persona e della sua personalità. Mentre l'ansia di stato è quella situazione interiore che, come dicevo poco fa, ci crea disagio, agitazione, confusione, che interviene in momenti specifici, in casi specifici, come per esempio quando devo affrontare un esame Mm. di Tipico. qualsiasi tipo e i giorni prima dell'esame io entro in ansia. Passato l'esame, quest'ansia si spegne e ritorna, diciamo, uno stato di maggior equilibrio. E questa è l'ansia di stato. Quindi, ansia di tratto è un tratto della personalità di una persona che è tipicamente ansiosa. L'ansia di stato è da correlarsi a un evento specifico che ci porta a questo stato interiore. E poi l'ansia generalizzata invece è una condizione proprio anche clinica di cronicizzazione di quest'ansia, dove ehm, è uno stato pervasivo che quindi tocca tutte le aree della nostra vita e quindi bisognerebbe intervenire perché in Sì. effetti essere in un costante stato di ansia può veramente compromettere la qualità della nostra vita. Sì, la qualità del sonno, la qualità dei rapporti con Esatto. le persone e la qualità della salute soprattutto, perché poi tutte queste emozioni, se non, diciamo, vissute per il tempo necessario, quindi da emozioni si trasformano proprio in sentimenti, in qualcosa che fa parte della tua natura, però questo tipo di sentimento non è affatto positivo, nel senso che va usato, cioè se diventa che mi alzo al mattino sono ansioso, devo mangiare sono ansioso, devo uscire con l'auto, inizio a agitarmi, sono ansioso perché cioè, diventa un'ansia che è praticamente totale e quindi porta a Sì, blocchi notevoli. E soprattutto, ecco, in questo momento proprio mi stanno venendo le immagini, non so perché abbiamo parlato delle scuole di quando ero bambina e di appunto alcuni compagni di classe, di tante, non so, mi stanno arrivando proprio questa visione e sento forte questo messaggio per tutte coloro qui, tutti coloro che sono genitori, che sono madri, che sono padri, perché anche noi, anche io e Laura abbiamo dei figli e quindi sappiamo cosa significa e abbiamo fatto del nostro meglio, sicuro, lo stiamo facendo, però è importante quello che noi comunque trasmettiamo perché comunque i figli sono il nostro specchio, vero? certo, come dicevi poco fa, l'ansia che entra un po' in tutte le aree della nostra vita diventa invalidante, Mm. cioè non ci permette di continuare il nostro cammino evolutivo al meglio. Ecco perché è importante quando ci rendiamo conto di essere all'interno di questo sistema, di questa nebbia, o perché è, come dicevo poco fa, di tratto, di stato o addirittura generalizzata, dobbiamo chiedere aiuto. È Esatto. importante chiedere aiuto alle persone giuste che ci possono accompagnare in questo percorso per diradare la nebbia ed è un percorso che sì, va in aiuto a noi stessi in primis,
Ma siccome vi ho parlato anche di neuroni specchio, vi ho parlato del fatto che l'ansia si può trasmettere, nel momento in cui noi lavoriamo sulla nostra ansia, andremo a beneficiare anche tutto quello che è il nostro contorno, il contesto intorno a noi, che sono i nostri partner, i nostri figli, i nostri colleghi e tutto l'ambiente intorno a noi beneficerà di questa schiaritura del Esatto. cielo. Sì, perché energia siamo ed energia trasmettiamo, quindi tutto ciò con cui veniamo a contatto, qualsiasi tipo di materia, che può essere un oggetto piuttosto che una persona, perché comunque siamo materia, è così. Quindi l'energia che noi emaniamo arriva e anche questa è una consapevolezza che molti di noi adesso hanno ma che tante persone ancora non hanno, ma proprio perché non ce l'hanno mai insegnato su quei bei banchi di scuola dove ci hanno messo dai primi giorni a fare tante belle cose, ma diciamo che le cose primarie che ci riguardavano, che quindi riguardavano tutti, quindi qualsiasi essere umano vivente su questa terra, purtroppo quelle non ce le hanno insegnate perché evidentemente erano tempi storici in cui neanche loro sapevano, questi poveri insegnanti, che come funzionava il mondo, no? Magari Esatto, ma esatto. infatti siamo qui per Ma noi questo. adesso siamo qua per questo perché siamo in un periodo evolutivo nel quale insomma le persone o brillano qua o si spengono, cioè non c'è la via di mezzo. E quindi a proposito del tema dell'ansia, dove entra quindi nel discorso l'ansia dell'arte di brillare senza paura, che qui è il nostro Bella titolo di domanda. questo nostro bel podcast. Beh, Barbara, allora ci entra perfettamente perché abbiamo detto che l'ansia è un'energia che poi, se non ben canalizzata, ci porta a tutto quello che abbiamo un po' presentato fino adesso. E come energia potremmo associarla ad una voce. Mm? Quando noi parliamo, diamo forza a un pensiero, lo verbalizziamo attraverso le corde vocali e quindi si muove dentro di noi un'energia fino ad emettere proprio un suono e quindi il pensiero diventa parola. Mm. Proviamo ad immaginare che davanti a questa bocca che porta, che ci permette di portare fuori un pensiero, un qualcosa che ci sta a cuore, un qualcosa che ci caratterizza, un'unicità, una particolarità. Proviamo a pensare che mettiamo una mano davanti a questa bocca e quindi nel momento in cui io parlo, probabilmente voi non mi capite o mi capite a stento e il suono che io emetto è un suono distorto, tutto meno che armonioso. Perché sto utilizzando questo esempio? Perché voglio portarvi a immaginare che ogni volta che noi mettiamo quella mano davanti alla bocca che vuole esprimere qualcosa che ci riguarda, che riguarda la nostra unicità, il nostro essere differenti, diversi, eh, speciali, e che però la società a volte fa fatica magari a comprendere, ad accettare o cerca di strutturare per mantenere uno stato generale uniforme. Perché quando magari usciamo un po' dal coro con appunto il nostro vero sé, la nostra parte più autentica, disturbiamo questo sistema. Allora, se noi mettiamo quella mano davanti a quella bocca che vorrebbe esprimere qualcosa di noi, qualcosa di vero, qualcosa di autentico, ecco che allora arriva l'ansia. Mm. Quindi credo che questo sia l'aspetto più importante che desidero condividervi oggi. L'ansia è una mano davanti alla bocca delle nostre unicità, del nostro vero sé
più autentico in assoluto di quello che sentiamo davvero di essere. Bello, veramente bello questo, sì, effettivamente, sì, mi Molte stai facendo persone riflettere molto, mi perché come penso tante persone, ma tutti i giorni anche noi stessi abbiamo comunque le nostre prove, le nostre esperienze, i nostri ostacoli da superare. sì. E questo che tu hai detto ora è veramente molto forte, molto semplice, ma molto forte e significativo. Sì, E, Barbara, è importante per me trasmettere sempre attraverso questi esempi, queste immagini, proprio per permettere alla persona di entrare veramente in contatto con ciò di cui stiamo parlando, perché arrivano a me tantissime persone che poi seguo con quest'ansia e nella maggior parte dei casi è da ricondurre alla difficoltà di esprimere se stessi. Dopo che sì, sono entrata, nel vivo, diciamo, della storia di ognuna delle persone, che ho di fronte, che si affidano a me, io percepisco proprio che la maggior parte dell'ansia, di cui loro mi parlano e che mi riferiscono, di sentire, tanto nella loro vita, arriva proprio dall'impedimento di esprimere la propria unicità. E quindi a quel punto sì che diviene difficile brillare, per tornare alla tua domanda. Brillare, abbiamo detto nella puntata precedente, ha molto a che fare con l'entrare in contatto con la parte più autentica di sé. Quindi non c'è bisogno di grandi palcoscenici, lo abbiamo detto, è quando noi siamo anche, ci sentiamo autorealizzati, quindi stiamo facendo qualcosa che ci piace, che ci entusiasma, che ci appassiona, che ci rende felici. A quel punto non possiamo fare altro che brillare. Quando impediamo a tutto questo di uscire perché non ci sentiamo all'altezza, non ci sentiamo adeguati, sentiamo di non corrispondere a quello che il sistema ci chiede, allora in moltissimi casi, nella maggior parte dei casi, si genera ansia. Ed ecco che siamo arrivati al sì, punto, al cuore di questo nostro sì. incontro. E dobbiamo per forza dare dei risultati, a volte economici, perché se stai facendo questa cosa che ti piace tanto, quanto guadagni? Quindi Mm. anche questo è un tema, Grazie è Barbara, un sì, tema guarda, non più tardi spaziale, di ieri spaziale. ho incontrato una persona, ho avuto una sessione con una persona che si trova proprio in questo momento ad avere a che fare con questa situazione. Quindi faccio un lavoro che mi remunera bene, quindi guadagno bene, ma ho ansia, ho tanta ansia e dopo che abbiamo esplorato un po', abbiamo compreso che quest'ansia fondamentalmente è generata da dal fatto che questa persona fa questo lavoro che non sente realmente suo, È vero, ma lo fa perché gli permette di guadagnare, quel guadagno gli permette di accedere ad altri privilegi, ad altri benefit che però non riescono ad essere vissuti come tali, perché poi quando abbiamo quei famosi soldi, quando possiamo finalmente andare a farci quella vacanza o a comprarci mm, quella macchina o quella casa, ma continuiamo ad essere ansiosi, stiamo parlando di una qualità molto molto no, bassa di benessere. no. Anzi, io sinceramente non mi sento nemmeno di parlare No, di al benessere. contrario, di Quindi malessere. c'è stato l'accesso a Sì, questi status, a questo livello, diciamo, del materiale che sembra identificarci come persone di valore e ci fa scalare quella che è eh, la scala del successo, successo. ma in realtà poi quando torniamo a casa, quando parcheggiamo quella macchina in quella casa
e accendiamo quel televisore che abbiamo tanto sognato e che finalmente abbiamo acquistato, ma sentiamo proprio lì o Mm. proprio qui quell'ansia che ci pervade e non riusciamo a capire il perché, allora vuol dire che c'è bisogno di chiedere aiuto. Si crea, perché io sono passata, quindi come molte persone sicuramente faccio parte di questa lista, si crea quello che io chiamo un vuoto. Mm, Una mia grande maestra, un vacío, si dice in il spagnolo. void, Un vuoto dove tu inizi a dire, ok, salute c'è, famiglia, ok, soldi, vabbè, non sono ricca ma non mi manca niente, cioè nel senso che comunque ho una discreta, va benissimo, cioè business, ok. Le persone mi stimano, sì, why not? Il problema è, ma tu chi sei? Cioè, e iniziano a dormire la notte, o meglio, dormi la notte, ma non dormi bene. C'è come un qualcosa, perché poi di notte io credo è dove, sai, chi ha il coraggio di fermarsi di giorno può anche accogliere, però bisogna avere un po' il coraggio di fermarsi e ritagliarsi dei momenti. Ma visto che siamo tutti presi dalla corsa diurna, da quando ci svegliamo a quando andiamo a letto, a me succedeva in particolare di notte, nel senso che io iniziavo, non dormivo bene, cioè io che ho sempre dormito 9 ore come una bambina, quindi tranquillamente. Quando arrivano questi cambi, quando arrivano queste chiamate, chiamiamole, no? mm, Dove tu dici, ok, adesso tu che sei a posto, è come io lo vedo proprio come un gioco, come un film, no? Come uno scherzo, no? Adesso arrivati più un zecchio, no? Inizio a farti venire quest'idea piuttosto che un'altra, a far sì che tu ti ponga delle domande. E a me capitava di notte questa cosa, quindi io mi alzavo al mattino come con un senso proprio di, più che di vuoto, in questo caso di insoddisfazione. certo, lì diciamo che gioca un grande ruolo la mente ordinaria, quella che ha bisogno di instillare in te questi dubbi per poi poterteli risolvere secondo il suo sistema Sì. personale, dove lei si vede come questa mente si percepisce come la problem solver sempre e comunque e quindi guadagna, mangia sui tuoi problemi e quindi è la prima ad avere il vantaggio di instillarteli ed ecco che tu la notte poi non dormi. Infatti è una delle sintomatologie delle persone ansiose. Una delle prime cose che salta è proprio il sonno e come hai ben detto il sonno è fondamentale. Diciamo che per andare verso la qualità del sonno, noi dobbiamo lavorare sulla qualità della fase diurna. Questa è una cosa che a volte un po' spiazza, no? Quando la Mm. dico, perché Mm. che cosa c'entra il giorno con la notte? Bene, è un po' come prepararsi il letto. Noi questo letto, per poi questo giaciglio nel quale puoi prendere il sonno migliore in assoluto, ce lo prepariamo step by step da quando apriamo gli occhi la mattina. Quindi mi interessa in questo momento, precisare proprio anche questa cosa. Attenzione che la qualità del sonno noi dobbiamo cercarla non quando ci infiliamo nel letto e magari cominciamo ad ascoltare una bella meditazione o a berci una bella tisana nella speranza che in quei 10-20 minuti, mezz'ora, quello che è, noi risolviamo tutta una giornata dove non ci siamo fermati un secondo, dove non abbiamo fatto nulla o poco per ehm, entrare in una dimensione di un pochino più di tranquillità, un po' più in osservazione di quello che ci sta accadendo e quindi in sostanza facciamo molto poco per noi stessi e tantissimo per tutto quello che ci circonda a livello di situazioni di persone. E poi è come se noi fossimo quelle macchine che viaggiano a 300 all'ora e alla sera inchiodano. Bene, il punto invece è un altro. Il punto è che noi dovremmo riequilibrare la velocità di questa macchina durante il giorno, pur comprendendo che le cose da fare sono tante, perché poi mi arrivano
quelle voci di chi è lì con me, che fa i percorsi e mi dice, ma io devo accompagnare i figli, devo andare al lavoro, devo fare la spesa, devo cucinare, devo... Quindi che cosa mi stai dicendo? Che cosa posso fare? Bene, allora, a quel punto la domanda è, ma se tu ad ogni soluzione mi trovi un problema, come pensi di poter trovare la soluzione che mi chiedi? Quindi siamo d'accordo che durante il giorno le cose da fare sono tante, ma se non cominciamo a ragionare in termini di eh, avere dei momenti che possono prendere anche pochi minuti, non Sì. bisogna andare avanti delle mezz'ore, Mm. dove impariamo anche solo a respirare, di un respiro consapevole, dove l'ansia generalmente ha un respiro clavicolare, apicale, no? Quindi siamo sempre come se stessimo annegando in quel mare di tante cose da fare. Se ci mettiamo a respirare in una maniera un po' più profonda, quindi inizialmente è un respiro forzato, siamo d'accordo, ma poi, quando ci entriamo bene, diventa un respiro di cui beneficiamo, che introduce maggiore ossigeno nel sistema mente-corpo e a quel punto ci sembra che quella famosa nebbia cominci a diradarsi già in funzione di un respiro differente. Esatto. E a quel punto, insieme ad altre cose che io sviluppo nei miei percorsi di crescita personale, arriviamo a sera che non inchiodiamo come una macchina che sta viaggiando a 300 all'ora ed è più facile che la qualità del nostro sonno sia migliore. Sì, hai toccato un tema veramente importante perché il respiro, respiriamo inconsapevolmente, nel senso che respiriamo, siamo vivi e quindi diamo per scontato che respiriamo, però come respiriamo? E Esatto. nel momento in cui veramente ci fermiamo, e anch'io è una delle cose che a 35 anni sul mio percorso di vita ho incontrato una persona che mi ha aiutato, facevo da lei dei massaggi ayurvedici, mi ha aiutato nel cambio di alimentazione, nell'ascolto, in molte cose, però sostanzialmente lavorava sul mio corpo. Però lei sempre, dopo anche anni, diceva Barbara, respira. Mm. Respira, cioè, e ancora adesso io veramente mi rendo conto che a volte passo un giorno intero, arrivo la sera a letto e dico oggi non ho respirato, cioè proprio concentrarsi sul respiro, no? Sentire proprio che cosa succede nel corpo e nella Certo. mente, come cambia il fatto di dire mi fermo e ascolto semplicemente il mio respiro, ascolto il battito del mio cuore, così come mi fermo in qualsiasi, ma può essere in casa, fuori e osservo, ascolto. Sono cose, se uno può dire stupide, no? Nel senso che dici scontate, che però ci riportano al ritmo di quello che è la natura, perché la natura questo fa. Sono cose semplici. Questo è un dato di fatto. Respirare è un'opportunità che noi abbiamo, è lì a portata di mano, è il come lo facciamo. Mm. Quindi semplicemente dobbiamo decidere di soffermarci su questo atto che è involontario e che ci mantiene in vita e farlo diventare volontario. Ecco perché si Certo. parla di respiro consapevole. Quindi invece che andare ad arrovellarci per capire quale medicina omeopatica prendere, Ansiolitico. oppure addirittura l'ansiolitico, eh, cominciare anche solo a respirare sentendo, come dicevi poco fa, l'aria che entra nell'atto ispiratorio e l'aria che esce nell'atto espiratorio, proprio immaginandoci anche un cerchio che si crea, quindi un respiro circolare connesso che a un certo punto ci porta a sentirci un po' più tranquilli. Mm. Quindi magari non abbiamo risolto totalmente la questione dell'ansia, ma da 0 a 10, mentre prima l'ansia era 11, Mm. adesso magari comincia a diventare 8, 7 e mezzo. Ed ecco che ci prendiamo gusto, ed ecco che cominciamo a prendere sul serio questo discorso del respiro che scioglie.
perché respirare in modo consapevole aiuta a sciogliere tutta una serie di blocchi interni che spesso non si ha idea che Sì, sia quello così fino a che che non si accede a è contenuti vero. come questi che noi offriamo e li offriamo proprio perché sappiamo che è così, che molto spesso si conoscono concetti complessi, ma abbiamo perso l'importanza del semplice e allora dobbiamo semplicemente ricordarcela. Il semplice si collega al naturale, alla natura ed è lì che dobbiamo tornare. Quindi oggi siamo avanzati, no? Abbiamo la tecnologia avanzata, siamo persone con un'intelligenza avanzata, abbiamo delle applicazioni avanzate e a furia di avanzare abbiamo perso la memoria di quello che è all'origine, di quello che originariamente permetteva di compiere quello che noi chiamiamo l'esistenza, di creare un'esistenza esprimendola nella sua vera essenza. E allora è importante ritornare all'origine del respiro, che diventa un respiro non più solo di sopravvivenza, che è il respiro tipico dell'ansioso, ma un respiro di esistenza, cioè io esisto qui, adesso, in questo momento, attraverso il mio respiro, questo afflato anche dell'anima. E come tu ben dicevi prima, sono cose che noi abbiamo vissuto e quindi ci siamo, diciamo, passate, abbiamo fatto le nostre Certo, esperienze e tuttora pratichiamo e ripeto, io proprio mi impongo, cioè a volte veramente arrivo ancora al momento di dire scrivo oggi che, cioè proprio con la penna al mattino, insieme a tutte le incombenze, a tutto ciò che devo fare, metto anche lo spazio per me in agenda perché così è. E a volte bastano anche solo 5 minuti, però tu parlavi prima del respiro che entra nel corpo, che scioglie i nodi. Ad esempio, io questo l'ho imparato praticando yoga, perché mm, comunque il respiro, tu non puoi certo. fare yoga se, o meglio, non lo puoi fare al 100% se non lo leghi alla respirazione. E quindi questo ti fa capire anche semplicemente, magari facendo pratiche tipo yoga, Pilates, ma poi vabbè ci sono anche altri tipi di, però io parlo di quello perché quella è la mia esperienza e io da lì ho proprio capito, ho imparato ad ascoltare il mio corpo e a vedere nel mio corpo, proprio a sentire i cambiamenti, quello che succedeva al corpo e allo stesso tempo il movimento del corpo, quindi l'energia che si muove, i nodi che si sciolgono, il respiro che Certo. fluisce, il cambio proprio anche a livello mentale, quindi a livello di dire mente più lucida, più libera, più leggera, perché come tu dicevi, tutto questo, tutto bello, tecnologia, l'adoriamo, grazie a lei noi siamo qua, quindi ti amiamo, però diventa veramente una corsa alla app più nuova, al metodo migliore per arrivare prima che perfetto intelligenza artificiale, ok, però che venga utilizzata a buon fine, non che con queste, diciamo, automazioni che adesso abbiamo e queste possibilità ci rimarrà più tempo libero per noi, però non per andare a sovraccaricarci di Certo. altri concetti, altre che alla fine, voglio dire, ti rendono, tu arrivi a sera che hai l'elettricità Sei in in cortocircuito. Sì, sì, cortocircuito. dobbiamo semplicemente non permettere a tutto questo di sopraffarci. Brava. Quindi questa è Mm. un'altra delle cose che porto avanti nei miei percorsi. Non c'è lo o, nel senso che nulla esclude nulla, c'è un ma questo, diciamo, questo includere, questo stato di inclusione un po' del tutto, deve vederci equilibrare questo tutto. Quindi benissimo la presenza della tecnologia, benissimo tutto quello che ci può supportare, che ci permette ad oggi di diffondere tanto e di accedere a tanto, ma poi noi dobbiamo, tornati nella nostra casa interiore, sviluppare degli strumenti che ci permettono di dare un equilibrio a tutto questo, di dare una forma armoniosa a tutto questo, perché se no
poi siamo nella famosa ansia. Sì, lo chiamano i ragazzi burnout, no? O anche addirittura sì, anche nel burnout, nel Sì, senso che quando sono fuori controllo di quello che è il mio ehm, portafoglio energetico, allora sì, quando loro sono in piangono. rosso sono in Sì. burnout. Io lo vedo tanto appunto con ragazzi 25-30 anni, sai, l'età finiscono la scuola, per cui hanno tutte queste informazioni completamente collegati sempre online e arrivano a un certo punto che proprio, ma lo dicono, cioè nel senso che mi devo staccare, vado nella natura, vado a camminare, vado a fare il bagno nel lago, vado a fare il windsurf perché questo mi porta comunque a chiarire, no? A Sì. alleggerire, Infatti ci quindi sono molte tematiche di ansia legate alla sovraesposizione a questi strumenti, quindi ragazzi, ma anche adulti mm, che sono sempre un po' al telefonino, davanti al computer, con i social, che riferiscono di sensazioni proprio di ansia al termine dell'utilizzo. Quindi si sentono agitati, ehm, si sentono giustamente, diciamo così, come si può sentire una persona che si stacca da se stessa per affidarsi a questi strumenti come se fossero, come se dettassero legge, e questo distacco da sé che si può generare attraverso non solo i social, i telefonini, i computer, ma mh, ci sono tante cose della vita che ci portano lontano da noi, sono fonti di ansia. È il discorso che facevo prima della mano su quella bocca che ci vuole parlare della nostra unicità, di quello di cui abbiamo veramente bisogno, di chi siamo veramente, che per l'appunto impedisce a quella voce di esprimersi e quindi genera ansia. E adesso se mi permetti, perché io sono stata una delle prime lettrici del tuo libro che ho, che è appunto Storia di una viaggiatrice che divenne guida, che è questa, quindi la versione in italiano, e quando ho letto questo libro, che è questo piccolo manuale fantastico, ho notato alcune cose, alcune frasi e mi sono permessa appunto di scriverle sul mio libro, di modo che ogni tanto me le vado comunque a riprendere. Giusto oggi che noi parliamo di ansia, volevo leggere ai nostri ascoltatori al capitolo a pagina 42, La mia serenità è centro. Io ho trovato a pagina 43 il messaggio che diciamo racchiude il significato di questo capitolo e in particolare ho sottolineato questo, vabbè, ve lo leggo tutto, non è molto lungo e dice il messaggio: la vita ci pone di fronte a tanti eventi che creano la nostra storia. Riavvolgere il nastro e riascoltarla a volte è fonte di dolore, ma è la nostra storia. Ciò che fa di noi quello che siamo e quello che possiamo diventare. E ho sottolineato, vestiamoci di tutto ciò che è utile a rafforzarci e a renderci riferimento e centro saldo di noi stessi e lasciamo andare, sottolineato, tutto quello che non serve più se non ad ostacolare il nostro cammino di crescita. Quindi io trovo che in queste pochissime righe ci sia un concentrato fantastico della serie proprio lasciamo andare. Ognuno di noi ha qualcosa da lasciare andare. In questo caso io avevo messo una freccia con scritto anche le persone, Mhm. perché a volte possono essere quelle, possono essere idee che ti frullano in mente, pensieri ricorrenti che ti bloccano e che non servono a nulla perché sei tu a crearteli. Possono essere situazioni, può essere un lavoro, può essere qualsiasi cosa lasciare andare, semplicemente anche lasciare andare appunto questa cosa che poi, questo blocco che poi è quello che ti genera l'ansia. O semplicemente la parola, come diceva prima, come tu dicevi prima, una persona è convinta di essere ansiosa e continua a ripetere la parola ansia, io sono ansiosa, quindi lasciamo andare le parole. Quindi io direi che questo veramente volevo Sì. leggerlo perché è uno, dei messaggi che a me è arrivato insieme a tanti altri, ne ho poi anche degli altri. No, ti ringrazio Eh, molto perché in effetti a volte non servono molte parole
ma servono le parole giuste per comprendere, come in questo caso, che ritornare al centro di se stessi, entrare in questo void, in questo vuoto che non è vuoto, anche secondo la fisica, quantistica, no? Stiamo parlando di uno spazio dal quale tutto si crea e tutto si origina. Quindi ritornare a questo spazio che ci appartiene, che è nostro, è un primo grande passo per andare a lavorare sull'ansia, ma su moltissime altre cose che ci riguardano e che ci ostacolano un pochino lungo il cammino. Ci tengo però a dire anche questo, Barbara, è che mm, questi miei libri li ho scritti, come ho già detto, perché desidero arrivare a più persone. Non avendo il dono dell'ubiquità, ho dato il compito a queste guide alate di raggiungere più persone possibili. Ma serve anche farsi accompagnare, perché tutto quello che tu hai detto, oltre a risuonarmi tantissimo per ovvie ragioni, e ad essere bellissimo, mi fa come sentire le voci di chi è dall'altra parte dice sì, è vero, però è difficile. Sì. Certo, e infatti serve che qualcuno ti accompagni in Mm. questo viaggio. Nessuno sta dicendo che letto il libro, ascoltato Laura e Barbara che dicono queste cose, io ho risolto o devo risolvere, ma comincio a riflettere seriamente su queste parole, eh, mi prendo il libro e lo leggo e rifletto ulteriormente dentro ancora più nel profondo e a quel punto decido, scelgo di investire sulla cosa più importante di tutte, me stessa, Mm. me stesso. E quindi chiedo aiuto perché capisco che è importante rivolgermi a qualcuno che quel cammino l'ha fatto, esattamente come una guida, storia di una viaggiatrice che Che divenne divenne guida guida. e che mi può portare dove lei è stata per prima o dove lui è stato per primo. Quindi questo è il compito della guida. Prima c'è bisogno di fare un viaggio, che non è solo un viaggio fatto di studi, di libri, di percorsi universitari, accademici. È fatto in parallelo da un percorso di vita dove dall'unione di tutto questo nasce la guida autentica che io desidero essere per chi si rivolge a me. E direi che questo è bellissimo. Io potrei andare avanti a leggere il tuo libro Faremo altre all'infinito. puntate qua. Faremo altre puntate perché ci sono veramente, vabbè, leggo questo dal secondo. A pagina 44, La forza è tutta intorno, si intitola questo capitolo, e il messaggio è: tutto ciò che cerchiamo e di cui abbiamo bisogno è in ogni cosa che ci circonda. Dobbiamo imparare a vederlo con gli occhi della fiducia, di chi con coraggio ammette la propria cecità e sceglie di guardare oltre a ciò che ha pensato di poter vedere fino a quel momento, o lo ha creduto essere l'unica verità. Sì. Mm. E qua io ho scritto i miei appunti a suo tempo dicendo: cambiare prospettiva, Mm. ci concentriamo di più su quello che ci manca piuttosto che su ciò che abbiamo. Non vediamo. Quindi qui è un po' come togliere i veli e togliere le scuse, no? Di ciò che già abbiamo ed è semplice, ma che, come diceva Laura, spesso l'introspezione è difficile, non Mm. spesso, è molto difficile guardarsi allo specchio e guardarsi dentro, e quindi è qui che entrano in gioco le guide che anche Laura ha avuto e che ha e che anch'io ho avuto e continuo ad avere. Quindi, perché ciò che tu hai dentro, che è così semplice, ciò che tu sei, la tua vera essenza, è difficile appunto tirarla fuori, come si diceva prima, Sì, perché perché bisogna scoperchiare tutta una scoperchiare tante serie cose. di strati che si sono creati nel Sì. tempo, che sono tutti i condizionamenti che abbiamo ricevuto, le credenze che abbiamo, diciamo, generato, nella nostra vita attraverso poi sempre quelle
quei condizionamenti legati a un sistema famiglia, a un sistema di istruzione, insomma, tutto quello che ci è accaduto nella vita ci ha influenzati e ci ha condizionati. Da lì si sono generati delle credenze, delle convinzioni che molto spesso diventano ostacolanti e diventano tutti quegli strati che si frappongono tra quella che è la nostra vera essenza e quello che invece cerchiamo di dimostrare al mondo e agli altri. Quindi sì, è difficile entrare dentro se stessi e guardarsi in autenticità perché può generare dolore, ma è la porta d'accesso a quello che diciamo di volere, cioè la serenità, un maggiore equilibrio, una maggiore soddisfazione, l'entusiasmo, la felicità, ecco, risiedono tutti lì. Quindi facciamoci aiutare per fare questo viaggio perché così facendo Mm. raggiungeremo quello che desideriamo. Sì, e per concludere, soprattutto destinato a persone, soprattutto a donne della nostra età, perché sai, magari i giovani hanno altre prospettive, altre dinamiche, altre possibilità, però spesso tendiamo a dire, ma sai, alla mia età Mm, avrei dovuto farlo prima. mhm. E qui l'ultimo, pagina 48, Laura dice nel capitolo che si intitola La prima volta, come messaggio finale, sembra troppo tardi, ma in realtà siamo noi a determinare l'inizio di qualcosa. Quindi la frase con cui noi vi lasciamo oggi è che non è mai troppo tardi Assolutamente no. per incominciare un percorso. Tu, Laura, ad esempio, so anche persone over 70, cioè Copro un po' tutto il ventaglio, non quindi parlavi esiste. dei giovani prima, mi fa piacere poter dire che ci Sì, sono molti giovani che si affidano e sì, non è mai troppo tardi perché nella crescita non esiste il tempo no, lineare dell'orologio e del calendario, ma esiste il tempo circolare delle emozioni, sì, Kairos. Quindi quando siamo in quel tempo tutto è possibile, è il tempo delle possibilità che non ha età e sì. non ha tempo. Esattamente, quindi siamo in continua evoluzione e in continua trasformazione, quindi ogni giorno, ogni attimo è un momento e un'occasione per crescere. E quindi io direi che vi possiamo lasciare, è stato bello stare in vostra compagnia. Se avete dei commenti, scrivete pure, troverete sia i miei contatti che quelli di Laura nella descrizione del video su YouTube, del podcast. E per chi ci sta comunque ascoltando da Spotify, potete comunque trovarci come Laura Monza. Il suo sito internet è semplicemente www.lauramonza.com. .com e lì trovate tutti i suoi contatti. Laura è in Instagram, in Facebook, sempre come Laura Monza, in LinkedIn. Io lo stesso mi trovate come Barbara Sala Gold Advisor, quindi non ho ancora una pagina internet mia perché mi occupo di differenti imprese, però adesso sto creando la mia impresa, diciamo, il mio profilo, il mio personal branding, però ho comunque delle pagine di riferimento in Instagram come Barbara Sala col Gold Advisor e ho appunto il canale di YouTube Barbara Sala Gold Advisor e lì trovate tutti i nostri riferimenti, numeri di Sì, telefono, Telegram, WhatsApp e per qualsiasi anche cosa. E molto importante, metteremo anche il link per l'acquisto dei libri diretti, che appunto sì, sono questo di Laura il primo, Storia di una viaggiatrice che divenne guida, e diario di Diario di bordo per bordo, naviganti in cerca di sì, e rotte. dove li possiamo trovare questi su Amazon, Su giusto? Amazon e anche sulla PAV, sullo shop online di PAV Edizioni. Di Pave Edizioni. Quindi direi che ci possiamo Sì, lasciare e grazie Barbara, grazie è stato un mille piacere anche per me e ci anche per vediamo alla me. prossima puntata. Alla prossima puntata. Grazie a tutti. Ciao a Ciao. tutti.